Come acquistare il controller RP2040 Nano a $1. Display a colori da 1,5 pollici per il sistema Pico. Presentato il nuovo Arduino Nano con espansione RP2040. Jetson Mate Cluster, un sistema cluster con un Jetson Nano e 3 Jetson Xavier. Raspberry Pi a batteria? Ora è possibile con PCB Shim. È oggi possibile acquistare il microcontrollore Raspberry Pi RP2040 Pico per un solo $1. Il microcontrollore non è esattamente nuovo, poiché è stato introdotto con la scheda Raspberry Pi Pico lo scorso gennaio. Ma fino ad ora, a causa delle scorte limitate, per ottenere i campioni della Raspberry Pi Foundation occorreva limitare gli acquisti, un problema piuttosto importante per i produttori di sistemi MCU chiavi in mano basati su Pico. Ciò che è cambiato oggi è che finalmente acquistare più facilmente l'MCU Raspberry Pi 2040 per $1, sia in singola quantità che in bobine, con i seguenti prezzi: una bobina da 3400 pezzi per $3.400, una bobina o nastro con 500 pezzi per $500 e un nastro tagliato Raspberry Pi RP2040 unità singola per $1. Evidentemente non c'è alcuno sconto sul volume, quindi il prezzo è $1 per chip, sia che ne acquisti uno o migliaia. Pimoroni ha prodotto un display LCD a colori da 1,5 pollici con risoluzione 240x240 pixel. Il video, più grande del 40% rispetto al modello precedente, è ideale per l'utilizzo con Raspberry Pi o Pico. Ci troviamo davanti a un display IPS, quindi abbiamo ottimi angoli di visione e una nitidezza e luminosità eccezionali, almeno per un sistema di queste dimensioni. Il display viene pilotato attraverso il protocollo SPI e il produttore dichiara fino a 50 fps, anche se la risoluzione di 240x240, persino un refresh di 10 fps risulta valido per la maggior parte degli usi. Arduino Nano RP2040 Connect è ora disponibile nel negozio Arduino. Questa scheda aggiunge funzionalità Wi-Fi e BLE all'RP2040 e comprende anche un microfono, IMU e 16 MB di memoria flash. Unica piccola pecca: il costo elevato, €22, e la mancanza di un connettore USB-C. Rispetto a quando Arduino 1 costava circa €20 abbiamo fatto molta strada. Ovviamente è già supportato nell'IDE di Arduino come scheda embed e quindi iniziare a lavorarci sopra dovrebbe essere abbastanza facile. Anche se i cluster cloud possono fornire una potenza di elaborazione molto elevata, a volte presentano svantaggi come latenza elevata, bassa sicurezza dei dati e bassa affidabilità del sistema. Quindi la soluzione ideale è avere un cluster GPU Edge per affrontare questi problemi. Tuttavia si tratta in genere di apparati molto costosi e complessi, specialmente per chi inizia. Il Jetson Mate Cluster Standard può fornire una potente soluzione di cluster GPU Edge ad un prezzo molto conveniente. Anche questa soluzione ha un fattore di forma molto compatto rispetto ad altri cluster GPU sul mercato. Il Jetson Mate Cluster Standard include una scheda carrier Jetson Mate, un case, una ventola di raffreddamento e soprattutto un Jetson Nano con 128 CUDA cores e prestazioni AI di 0,5 teraflop e 3 Jetson Xavier NX con 384 CUDA cores ciascuno e prestazioni AI di complessivi 18 teraflop. Il prezzo dell'intero sistema si aggira intorno a $1.850. Se siete già in possesso di un Raspberry Pi Pico e volete alimentarlo a batteria, non preoccupatevi. Tutto ciò che dovete fare è saldare questo piccolo PCB Shim agli header sul retro del Pico, per poi collegare una batteria agli ioni di litio, un polimero di litio, adatta. Avete fatto? Avete appena costruito un LiPo Pico. Il circuito di ricarica integrato consente di gestire la batteria fornendo alimentazione al Pico tramite USB.
e include la protezione da sovrascarica e sovracorrente. C'è un pulsante di accensione per impedire a SHIM di fornire alimentazione a batteria quando non è necessario e accendere e spegnere il sistema, oltre a 2 indicatori LED, uno bianco che mostra lo SHIM fornisce alimentazione e uno rosso per dirvi quando la batteria è in carica. E anche per oggi abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento tra 15 giorni con More World News.